Siamo quasi vicini al periodo natalizio e perché non mostrarti due schemi molto semplici per creare decorazioni natalizie che puoi sia appendere all'albero, ma anche creare delle ghirlande carine da appendere dove desideri, che sia nel tuo ambiente di casa o nell'ambiente in cui lavori. Per questo progetto ho utilizzato questo filato in questi due colori. Io amo molto i gomitoli che hanno dei fili lurex perché sono veramente sberluccicosi. E questo l'ho acquistato sul sito di Hobby Perline, è il gomitolo Slim Tricotin, è fatto di cotone riciclato e ovviamente i fili lurex sono di immagino poliestere, ma per lo più è presente il cotone riciclato. Ha un metraggio molto lungo, è 300 metri per 100 grammi di gomitolo e quindi puoi veramente creare all'infinito queste decorazioni che sono anche di una dimensione abbastanza piccola. Ho utilizzato l'uncinetto 3,5 e poi ti servirà ago da lana e forbici. Puoi scegliere il colore che desideri, sul sito ho visto che ci sono anche altri colori, io ho acquistato anche questa variante che mi piace molto, a me piacciono le tonalità del marrone. Partiamo dallo schema della stella, iniziamo creando un anello magico. E poi creiamo 3 catenelle. All'interno dell'anello dobbiamo fare 14 punti alti. Stringiamo il cerchio e chiudiamo nella terza catenella con un punto bassissimo. Per il secondo giro dobbiamo creare 6 catenelle saltiamo 2 catenelle ed entriamo nella terza facendo un punto basso. Entriamo nella quarta, quindi in quella successiva, facendo un mezzo punto alto. Entriamo nella quinta, in quella dopo, facendo un punto alto e infine entriamo nella sesta, quindi nell'ultima, facendo un doppio punto alto. Abbiamo creato la prima punta e dobbiamo chiuderla nel terzo punto che abbiamo creato nel primo giro. Quindi questo è il primo, questo è il secondo, questo è il terzo. In questo terzo punto andiamo a fare un punto bassissimo per chiudere la nostra prima punta della stella.
Ripetiamo da dove ci troviamo facendo di nuovo 6 catenelle. Come prima saltiamo 2 catenelle, entriamo nella terza facendo un punto basso, entriamo nella quarta facendo un mezzo punto alto, entriamo nella quinta facendo un punto alto, e entriamo nell'ultima, nella sesta, facendo un doppio punto alto. E di nuovo andiamo a chiudere nel terzo punto con un punto bassissimo. 1, 2, 3. E abbiamo fatto anche la seconda punta. Continuiamo il giro fino alla fine e dovremo avere un totale di 5 punte. Ed ecco conclusa la nostra stella natalizia. Possiamo tagliare il filo e fare il nodo. Andiamo a nascondere gli altri fili con un ago da lana. Ti ricordo che in descrizione ti lascio sempre tutti i materiali che utilizzo nei miei video e tutti i materiali presenti nel mio laboratorio. Il secondo schema invece è il fiocco di neve. Andiamo subito a vedere come si fa. Iniziamo facendo un anello magico, poi facciamo 3 catenelle, aggiungiamo ancora 2 catenelle, quindi 5, e poi facciamo un punto alto dentro l'anello e 2 catenelle. In sostanza le prime 3 catenelle hanno funzione di punto alto, quindi lo schema del primo giro è un punto alto, 2 catenelle, un punto alto e dovremo farlo per 6 volte. Un punto alto, 2 catenelle,
Dovremo avere le 3 catenelle iniziali e 6 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concludiamo con 2 catenelle, stringiamo l'anello e chiudiamo con un punto bassissimo nella terza catenella, 1, 2, 3. Per il secondo giro dovremo lavorare in questi spazi che abbiamo formato con le catenelle. Quindi dobbiamo spostarci in questo spazio qui e lo facciamo creando un punto bassissimo. È importante che ci troviamo esattamente sopra lo spazio per iniziare il giro. Facciamo 3 catenelle e nello spazio 3 punti alti. Poi 2 catenelle per separare e di nuovo nello spazio stavolta 4 punti alti perché le 3 catenelle iniziali fungono da punto alto. 4 punti alti in ogni spazio separati da 2 catenelle. Finiamo con 2 catenelle chiuse con un punto bassissimo nella terza catenella. Continuiamo con l'ultimo giro. Dobbiamo spostarci nel primo spazio disponibile e ci spostiamo facendo dei punti bassissimi. Arrivati nello spazio facciamo 3 catenelle. Poi entriamo nello spazio e facciamo un punto bassissimo. Sempre in questo punto facciamo 5 catenelle e di nuovo nello stesso spazio entriamo e facciamo un punto bassissimo. Ancora facciamo 7 catenelle entriamo di nuovo nello stesso spazio e facciamo un punto bassissimo.
Ora facciamo 5 catenelle, entriamo di nuovo nello spazio e facciamo un altro punto bassissimo e come ultimo di nuovo 3 catenelle, entriamo nello spazio e facciamo un punto bassissimo. Questo schema va ripetuto in ogni spazio che abbiamo formato. Quindi 3 catenelle chiuse con un punto bassissimo, 5 catenelle chiuse con un punto bassissimo, 7 catenelle chiuse con un punto bassissimo, 5 catenelle chiuse con un punto bassissimo e 3 catenelle chiuse con un punto bassissimo. Tutto nello stesso spazio. E ricordiamoci sempre che per spostarci da uno spazio all'altro dobbiamo entrare in ogni punto con dei punti bassissimi. Rivediamolo un'altra volta insieme: 3 catenelle, punto bassissimo nello spazio, 5 catenelle, punto bassissimo, 7 catenelle, punto bassissimo, 5 catenelle, punto bassissimo, e 3 catenelle più un punto bassissimo. Ci spostiamo nel prossimo spazio con dei punti bassissimi e ripetiamo questo schema fino alla fine del giro. Arrivati alla fine, chiudiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo. Facciamo un nodo e nascondiamo poi questi fili con l'ago da lana. Questi due tipi di schemi sono perfetti per essere appesi con un cordino di juta oppure semplicemente agganciandoti alla punta di ogni schema. Con l'uncinetto puoi creare delle file di catenelle e chiuderle con un punto bassissimo per creare un anello da appendere. Oppure lo puoi fare con un cordino di juta o del materiale che desideri, appendere la tua decorazione natalizia o creare una ghirlanda sempre da appendere. Non ti resta che creare tutte le decorazioni che desideri per abbellire il tuo ambiente con progetti all'uncinetto realizzati da te. Per questo tutorial è tutto e spero di vederti nel prossimo video.